Max Machine. Ciao amici e bentornati su Byte Retro One, il canale di retro computing per passione e un pizzico di nostalgia. Oggi in questo video parte 2 dedicato alla Max Machine andremo a tentare la riparazione di questa macchina. Infatti nel video parte 1 avevamo parlato della storia di questa macchina, abbiamo visto come realizzare una piccola modifica per sfruttare il video composito, ma all'atto di accendere poi la macchina non si aveva poi nessun segnale video, quindi in questa parte andremo a tentare una riparazione e poi, se dovessimo riuscire, andremo a provarlo con delle cartucce dedicate alla Max Machine, in particolare la cartuccia del Mini Basic e una cartuccia invece moderna, la Multimax Cartridge, che contiene tutti i giochi realizzati per la Max Machine. Ma se non avete visto il video parte 1 vi invito a farlo, vi lascio appunto il link da cliccare sulla scheda informativa qui sopra, ma potete cliccare poi anche sul link che vi lascerò nella descrizione. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla per tentare la riparazione del Max Machine della Commodore. Andiamo quindi a testare la Max Machine per verificare il guasto che, come avevamo visto prima, presentava come sintomo l'assenza di segnale video. C'è da dire che la Max Machine, non avendo alcuna memoria ROM interna, per poter mostrare qualsiasi cosa a video ha bisogno di una ROM esterna, quindi ha bisogno che venga inserita una cartuccia con una ROM appunto esterna nell'apposito alloggiamento posto nel lato posteriore, quindi nella porta di espansione o porta cartucce. Dopodiché andremo a verificare il segnale video tramite il cavo video composito che avevamo predisposto nel video precedente, quindi andiamo a inserire nell'attacco audio della macchina e colleghiamo naturalmente il cavo per l'alimentazione. A questo punto accendiamo il piccolo monitor che utilizziamo per il test, attendiamo qualche secondo che si avvii il monitor. Ecco qua, quindi con l'alimentazione inserita andiamo ad accendere la macchina e, come vediamo, non otteniamo alcun segnale, quindi la macchina sembra completamente morta. No party. Quindi andiamo innanzitutto a verificare le tensioni e poi andremo, se queste sono corrette, andremo naturalmente a verificare il probabile diciamo indiziato per questo guasto, che siccome appunto il problema è di segnale video, potrebbe essere appunto il guasto concentrato nella parte video della macchina. In particolare potrebbe essere guasto il VIC 2. In questo caso il problema, come avevamo già accennato, non è facilmente risolvibile, nel senso che il VIC 2 di questa macchina non è lo stesso del Commodore 64, è leggermente diverso e quindi non possiamo utilizzare un classico VIC 2, ma dovremmo utilizzare un VIC MOS 6566. Voi capirete bene che già è difficile trovare una Max Machine e praticamente trovare un pezzo di ricambio di questo tipo, un VIC 2 dedicato a questa macchina, è praticamente impossibile. Però per fortuna c'è chi ci ha pensato e sono state realizzate degli adattatori per poter utilizzare un VIC 2 del Commodore 64, quindi adattarlo a questa macchina. Quindi andiamo ad aprire e andiamo a fare i primi test e a controllare innanzitutto l'alimentazione che arrivi agli integrati e poi proseguiremo nella riparazione.
Allora, la prima prova che possiamo fare è quella di andare a testare la continuità del fusibile. Questa prova è molto semplice, con la tensione di rete staccata andiamo a impostare la funzione continuità sul multimetro e andiamo a testare appunto la continuità ai due capi del fusibile. Come abbiamo visto, il fusibile risulta integro, quindi è sano. Allora, adesso andiamo a testare la seconda prova che possiamo fare, quindi andare a provare che le tensioni arrivino ai vari chip. Quindi andremo a vedere in particolare se i 5 volt arrivano ai chip più importanti. In questo caso andremo a provare la CPU e poi l'integrato video, cioè il VIC2. Andiamo a questo punto a collegare alla corrente, quindi alla rete, il computer, andiamo ad accenderlo, togliamo anche lo shield di protezione della parte video e andiamo a misurare le tensioni 5 volt che possono essere prese sul pin numero 6 della CPU oppure sul pin numero 40 del VIC2. Poi andremo a misurare anche i 12 volt che possono essere testati sul piedino numero 13 del VIC2, del MOS 6566. Allora andiamo a selezionare quindi la misura dei volt in corrente continua sul tester, quindi posizioniamoci con il puntale nero su un punto qualsiasi della massa, per esempio qui, e andiamo a misurare la tensione sul piedino numero 6, abbiamo detto, del VIC2, della CPU MOS 6510, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e andiamo a misurare 5 e 0,43. Quindi andiamo a questo punto sul piedino numero 40 del VIC2 e misuriamo 5 e 33, quindi 5 volt ci sono. Andiamo adesso a verificare i 12 volt sul piedino numero 13 del VIC2, quindi contiamo partendo dal primo piedino: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, quindi sarebbe questo. 11,87, quindi prossimo a 12, quindi le tensioni praticamente arrivano ai vari integrati, quindi praticamente la parte indiziata rimane la parte video, quindi probabilmente avremo che il VIC2 è l'indiziato numero 1 per il guasto presentato. Siccome non abbiamo un'altra Max Machine da utilizzare come macchina amuleto, andremo a verificare il VIC2 utilizzando l'oscilloscopio. Per prima cosa andiamo a studiare lo schema del Max Machine in revisione B e qui troviamo quello che ci interessa, ovvero la parte video, in particolare il chip MOS 6566, quindi VIC2, e possiamo già vedere che al pin 14 e 15 abbiamo le uscite colore più sincronia e luminanza, quindi al pin 14 e 15, che poi vengono mescolati nel modulatore RF. Come ingressi invece abbiamo il dot clock al pin 18 e il color clock al pin 19. Un altro segnale importante che potremmo controllare è il clock 0 uscente dal pin numero 17 del VIC2 e che va poi alla CPU, al MOS 6510, al pin eccolo qua, al pin 1 della CPU. Quindi potremo controllare anche questo. In pratica andremo a vedere gli ingressi e le uscite, i segnali misurati all'oscilloscopio degli ingressi e delle uscite, per verificare il corretto funzionamento o meno del VIC2, che resta l'indiziato numero 1 per il guasto. Quindi andiamo adesso ad effettuare le misure con l'oscilloscopio.
Andiamo quindi a misurare con l'oscilloscopio i pin 14 e 15 del VIC2, che rappresentano appunto le uscite video che vanno poi a mescolarsi nel modulatore RF. Quindi contiamo dal primo pin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi il pin 14 è questo. Andiamo, lo saleggiamo. Segnale veramente molto debole. E 15. Anche qui praticamente solo rumore, e quindi praticamente come era da aspettarsi non abbiamo segnali in uscita. Andiamo a vedere invece in ingresso sui pin 18 e 19, rispettivamente il dot clock e il color clock. Quindi partendo dall'ultimo, dal piedino 20, 19, 18, quindi 18 è questo. Ecco qua che andiamo a correggere il segnale, e abbiamo il segnale d'ingresso con una frequenza di 13.5 sul dot clock, mentre il color clock, eccolo qua, ha una frequenza di 14.3 MHz. Quindi in pratica abbiamo gli ingressi ma non le uscite, quindi in questo caso possiamo dire che il VIC è proprio andato, è proprio morto. Quindi praticamente, come avevamo sospettato, è proprio il MOS 6566, il VIC2, che è causa del guasto del computer. Come ulteriore controllo andiamo a controllare anche sul pin numero 1 del CPU il clock in ingresso proveniente dal VIC. Eccolo qua. Eppure questo, vedete, praticamente abbiamo questo diagramma anomalo, quindi come ci aspettavamo. Vediamo il clock invece sul pin 17, quindi su questo pin 17 del VIC2 come uscita praticamente del segnale di clock. Vedete, anche qui abbiamo un segnale praticamente anomalo. Quindi praticamente l'ipotesi che avevamo fatto sul VIC2 era esatta purtroppo, e il VIC2 MOS 6566 risulta effettivamente guasto. Ahimè, come abbiamo potuto vedere dai test effettuati con l'oscilloscopio, l'ipotesi che avevamo fatto all'inizio, cioè che il VIC20 fosse la causa del guasto, è stata diciamo confermata. E trovare un sostituto originale per questa macchina è praticamente impossibile, anche perché i pinout del MOS 6566 è leggermente diverso dal VIC2 per il Commodore 64. Come possiamo vedere da questa grafica che vi mostro, per fortuna però c'è chi ci ha pensato, come dicevamo, e sono state realizzate diciamo delle schede per adattare diciamo, VIC2 del Commodore 64 e utilizzarlo per la Max Machine. Io ne ho trovata una in rete, e questa in particolare, che può essere utilizzata inserendo sia un MOS 6567 oppure, come nel mio caso, ho utilizzato invece un
8562, perché diciamo è reperibile molto più semplicemente in rete ed è molto più economico di un MOS 6567. Quindi andremo a sostituire quindi il vecchio chip, il vecchio VIC2 MOS 6566 con questa scheda che rappresenta un adattatore in pratica con un VIC2 del Commodore 64, in particolare un 8562. Qui possiamo vedere più da vicino i due chip, in particolare il MOS 6566, che è il risultato questo, con la scheda adattatrice con il VIC2 del Commodore 64, in particolare un 8562 in questo caso, ma è possibile utilizzare anche praticamente un 6566, andando però a fare delle piccole modifiche sulla scheda. Quindi questa scheda è adatta sia per inserire un 6567 che un 8562, come in questo caso. Ripeto, ho scelto l'8562 perché è reperibile più facilmente e molto più economico rispetto a un 6567. Quindi quello che andremo a fare adesso è praticamente a togliere lo zoccolo dove era alloggiato il VIC2 qui, e andremo poi a inserire al posto dello zoccolo la schedina adattatrice con il VIC2 MOS 6562.
piccolo aggiornamento, ho dovuto dissaldare di nuovo perché c'era qualcosa che non funzionava e praticamente ho dissaldato e ho risaldato una nuova zoccolatura su cui ho inserito poi l'adattatore. Adesso andiamo a vedere se con questa, diciamo, ulteriore manovra siamo riusciti a risolvere il problema. Allora, accendiamo il piccolo monitor, andiamo ad accendere, siamo pronti, 1 2 3, accensione, ed ecco qua. Adesso abbiamo il video con il nostro mini basic. A questo punto il problema sembra risolto, anche se praticamente, come vediamo, l'adattatore è molto più alto rispetto diciamo, allo shield metallico, pertanto non riusciremo a rimontare di nuovo diciamo, il coperchio superiore. Dobbiamo vedere adesso se riusciamo invece a montarlo nella scocca. E ora che abbiamo finalmente riparato la nostra Commodore Max Machine, possiamo divertirci con i giochi contenuti in questa cartuccia, la Multimax, che contiene, come abbiamo detto, tutti i giochi realizzati per la Max Machine. Quindi andiamo a inserire nell'apposito alloggiamento, nella porta di espansione, la cartuccia e andiamo ad accendere il computer. Ed eccola come si presenta la schermata di avvio. Come vediamo abbiamo un menu dove possiamo scegliere i vari giochi da giocare. Come vediamo vi sono vari giochi, possiamo scegliere per esempio il primo, Avenger Max. Ecco le istruzioni. Ci dice che possiamo giocare sia con il joystick oppure con la tastiera, quindi premiamo il pulsante del joystick per iniziare la partita. E il classico Avenger, che tutti conosciamo praticamente, è il clone dello famosissimo Space Invaders, uno dei primissimi giochi per console e anche per arcade. Insomma, fa un famosissimo gioco. Una curiosità, Invaders è anche il nome di un famoso artista che in giro per il mondo esegue delle installazioni proprio con i personaggi di Space Invaders. Bene, andiamo a vedere un altro gioco. Usciamo da questo gioco e ritorniamo al menu. Andiamo a vedere per esempio il gioco Billiards. Vabbè, è il classico biliardo. Proviamo un altro. Vabbè, Jupiter Lander l'abbiamo già visto in un altro video. Clown pure, Gorf. Vabbè, Gorf è un altro gioco famoso, sempre tipo Space Invaders, ma con i personaggi un po' più grandi. Come vedete è una variante dello Space Invaders. Proviamo un altro. Allora, vediamo cosa possiamo. Qui vediamo che contiene questa cartuccia sia il mini basic che il max basic. Vediamo questo qua, Mole Attack. Qua dobbiamo scegliere praticamente allora
Questo qua è con la tastiera, quindi non è molto comodo da giocare. Allora proviamo un altro. Allora vediamo un po'. Vediamo Wizard of War. Ah, ci ho colpito subito. Anche questo è un gioco classico. Benissimo, proviamo un altro. Omega Race, vediamo Omega Race. Joystick F1. Anche questo è un gioco con spazio. Questo gioco me lo ricordo, ce l'avevo io da bambino anche sul VIC, mi sembra che ci sia una versione. Non è facilissimo da giocare, E infatti siamo stati colpiti. Allora, un ultimo gioco e poi passiamo ai saluti, Vediamo un po' cosa possiamo. Vediamo un po'. Road Race. No, abbiamo scelto il basic. Qua possiamo vedere, vedete, 2047 byte di basic, byte free, rispetto ai solo 500 byte del mini basic. Abbiamo detto, allora, vediamo mettiamo, allora X, prendiamo X per Radar Rat Race, eccolo qua. Ok, proprio con la musichetta. Praticamente una musica ipnotica. Anche questo è un gioco che deriva dai giochi del VIC-20 praticamente. Beh, poi penso che possa bastare così, quindi spegniamo. Bene amici, siamo giunti ai saluti finali. Come sempre vi invito a lasciare un like al video se è stato di vostro gradimento e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per aiutarci a crescere e a proporre video sempre migliori. A me non resta che salutarvi e aspettarvi numerosi alla prossima. Ciao! Poi te, Retro One, il canale YouTube di Retro Computing, per passione e nostalgia. Qui si parla di computer, micro e home degli anni 70-80. BR1 sei anche tu. Ritorno al passato con schermi e pixel, vecchi giochi e ricordi. BR1 siamo noi. Ritorno al passato